Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi celebriamo i 40 anni dello storico album che permise alla branca più melodica dell'hard and heavy di sfondare la soglia del mainstream. A livello discografico, gli anni 70 e 80 erano un mondo del tutto diverso da oggi. Se ai nostri giorni, eccetto rarissimi casi, un gruppo ha bisogno di una certa costanza e di pubblicare almeno 2 o 3 album prima di riuscire a imporsi un minimo, all'epoca la situazione era diversa. Grazie al miglior supporto delle etichette e al maggior giro di denaro che c'era, un gruppo poteva sfondare già all'esordio. È stato un destino seguito da molti gruppi considerati oggi grandi nomi del rock e del metal, ma non da tutti. C'è anche chi, prima di essere baciato dalla fortuna, ha dovuto compiere un percorso più tortuoso, come per esempio i Quiet Riot. Chi li conosce superficialmente forse neppure saprà che sono attivi dagli anni 70, quando avevano pubblicato 2 album. Piuttosto diversi dal suono futuro con loro hard rock leggero tendente all'AOR, furono pubblicati solo in Giappone, dove ebbero anche un discreto successo. Successo che però la band non sfruttò a causa di vari problemi, tra cui quelli della line-up, quando Randy Rhoads, anche fondatore del gruppo, e il bassista Rudy Sarzo lasciarono per unirsi alla neonata band solista di Ozzy Osbourne. Anche per questo, nel 1980, arrivò lo scioglimento. Tuttavia, quando 2 anni dopo Rhoads morì nel suo tristemente famoso incidente aereo, fu come una scossa per i Quiet Riot. Col ritorno di Sarzo e una formazione rinnovata, il gruppo decise di riunirsi. E stavolta la ruota girò. Il terzo album, ma primo a uscire in America, Metal Health, divenne quasi all'istante un successo grandioso. Quell'11 marzo del 1983 era, del resto, il momento giusto. Il metal stava continuando a crescere in popolarità, ma forse risultava ancora indigesto agli ascoltatori meno avvezzi alla sua durezza e più amanti di musica semplice. Una categoria in cui invece Metal Health riuscì a fare breccia. Il suo mix di hard rock e suoni più duri, ma anche di melodie facili e ritornelli catturanti, era adatto sia a chi amava il metal, sia a un pubblico più mainstream. C'erano già stati tentativi in precedenza di sviluppare qualcosa del genere. Si possono citare per esempio i semi più commerciali piantati da Aerosmith e Van Halen nell'hard rock e lo sforzo di fare lo stesso col metal dei Motley Crue, che però all'epoca vivevano ancora il loro periodo più rude e heavy. I Quiet Riot portarono ancora oltre il concetto e in particolare lo fecero con Come On Feel The Noise. Nonostante sia una cover degli Slade, nel tempo è diventato uno dei pezzi più famosi del gruppo, forse il più famoso in assoluto. Il perché è facile da capire. Coniuga sonorità hard and heavy con un senso di divertimento e di allegria raramente sentito in passato e spalanca la porta per l'invasione dell'air e del pop metal degli anni immediatamente successivi. Niente male per una cover che fu imposta ai Quiet Riot dai produttori e che il gruppo stesso deciso di inciderla nella maniera che loro ritenevano la più sgradevole. In ogni caso non c'è solo Come On Feel The Noise. Diverse altre canzoni in Metal Health hanno un loro perché. Canzoni in cui, in media, gli americani dimostrano un'attitudine più pesante. L'emblema di ciò è la title track, uno dei brani heavy metal più leggendari degli anni '80, con la sua semplicità super catturante e antemica, nonché il meglio che la scaletta abbia da offrire con la citata hit. Ma anche pezzi come la sensuale Love's a Beach e la veloce Run for Cover mostrano un ottimo impatto. Nonostante questo, però, anche esse hanno una musicalità spiccata. Musicalità che diventa anche più forte in altri ottimi episodi come la delicata Breathless e soprattutto la sentita ballata Don't Wanna Let You Go. Purtroppo il livello della scaletta non è sempre alto come nei brani già citati. Ogni tanto, anzi, la qualità cala, specie nel finale, formato da Let's Get Crazy, piuttosto scontata, e soprattutto da Thunderbird. Se in teoria vorrebbe essere commovente, essendo dedicata alla scomparsa di Randy Rhoads, nella realtà risulta stucchevole e non suscita grandi emozioni. Per fortuna è solo un episodio. Il problema principale di Metal Health è piuttosto quello evidenziato in Let's Get Crazy. In generale, se per l'epoca la musica dei Quiet Riot poteva essere qualcosa di nuovo rispetto a quella venuta poi negli anni '80, risulta un po' semplicistica, ingenua e banale, una sensazione che a volte riguarda anche i pezzi migliori. In definitiva parliamo di un album non invecchiato benissimo. Perde il confronto con tanti lavori successivi che partendo dalle stesse premesse stilistiche si sono dimostrati molto più consapevoli e ispirati. Questo però non è un buon motivo per sottovalutare Metal Health. In primis perché pur mancando l'eccellenza si rivela ottimo, molto divertente ancora oggi.
ma soprattutto perché se il pop e l'air metal si sono sviluppati come sono, il merito è anche del Quiet Riot. Se questi generi ti piacciono, perciò, parliamo di un disco che non può mancare nella tua collezione. Voto di Heavy Metal Level 86 su un massimo di 100. La nostra settimana si conclude qui. Hai apprezzato la retrospettiva? Allora puoi metterle like, condividerla e commentarla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre al passo coi video che pubblichiamo ogni settimana. Infine siamo anche su Instagram, Facebook e Pinterest. Trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!